Ragazzi, siamo qui oggi per parlare di Conspeed, un'azienda cinese che ho conosciuto sempre nella mia continua ricerca di migliori prodotti per il sim racing, e oggi vi porto quello che secondo me è il suo prodotto di punta, la sua pedaliera idraulica. Ma vi anticipo subito che Conspeed è un'azienda nel mondo del sim racing in Cina molto affermata, fa prodotti di qualsiasi genere, fino ad arrivare alla produzione di postazioni, tutti realizzati in una qualità, ragazzi, eccellente. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare della pedaliera idraulica di Conspeed. Ragazzi, non vi nego, quando l'avevo vista già in foto me ne ero abbastanza innamorato perché ha un appeal estetico molto accattivante. Ma quando l'ho tirata fuori dalla scatola ho straconfermato tutte quelle che erano le mie impressioni. E soprattutto, ve lo dico già qua nella parte iniziale, quello che è il tipo di prodotto con il prezzo a cui viene venduta. Ma ve lo dirò alla fine. Arriviamo quindi subito a parlare del packaging, molto curato da Conspeed. Naturalmente manderò tutte le immagini per farvelo vedere, ma lo tirerete fuori veramente come un gioiellino. All'interno della scatola ci saranno... Ma pure la voce è cambiata! Tutti i Deplian, gli adesivi, ma soprattutto tutta quanta la bulloneria che vi servirà per montare i vari pedali sulla base. Sempre all'interno della scatola troverete queste due chiavette che serviranno per fare delle piccole regolazioni per quanto riguarda lo slave del freno, un piccolo set di chiavi a brugola, sempre che vi serviranno per tutte le varie regolazioni, e un set anche di elastomeri per il freno. E poi ragazzi, il gioiellino. Io vi dico, l'appeal estetico di questo prodotto è davvero di altissimo livello. Ma iniziamo con calma a parlare di tutte le componentistiche di questo prodotto. Partirei quindi con il base plate. Ragazzi, ve lo faccio vedere, guardatelo bene. Guardate anche la parte dove si fermano i pedali, io già li ho montati e rismontati più volte. Guardate come è rimasto. In questo caso parliamo di alluminio perché ragazzi è molto leggero, anodizzato nero satinato. Ragazzi, io inizio proprio da qui per farvi capire quella che potrebbe essere la qualità totale di questo prodotto. Anche la parte del poggiatacco, naturalmente regolabile su molte posizioni, tutto in alluminio, e anche la parte della struttura ha una solidità pazzesca. Parliamo per quanto riguarda tutte le piastre alluminio da 5 mm, la parte delle paratie laterali da 10 mm. Qui in queste parti laterali poi ci sono gli adesivi Conspeed. Anche questi ragazzi, il tipo di adesivo plastificato satinato, molto bello. Questo genere di piastra offre la possibilità per ogni singolo pedale di potersi spostare e regolare dove più volete. Personalmente, per una mia comodità, ho trovato montare l'acceleratore e la frizione nelle posizioni più distanti e poi di conseguenza il freno la posizione migliore. Ma tutto si riesce a spaziare
in maniera molto precisa. Una piccola difficoltà che ho trovato è poi la parte di andare a fissare il base plate sulla mia postazione, perché come vedete si fa tramite questi fori dove all'interno metterete le varie viti, ma sono un pochino scomode da centrare. Nel mio caso, in cui avevo gli inserti all'interno del profilato, ho faticato un pochino per andarli a centrare, ma nel mio caso, come sapete, ho una postazione abbastanza incastonata e probabilmente per chi ha molto più agio di spazio il montaggio sarà tranquillamente più semplice. Sempre quando vi parlo del base plate devo per forza parlarvi anche della parte della scheda, che è alloggiata già nella parte sotto su questa piastra di carbonio. Ragazzi, la trovo un po' un'esagerazione, in una parte sotto non si vede, però in questo caso è una lastra da 2 mm, è un vezzo in più che si sono dati Conspit nella parte sotto. Piccolo neo però è che la parte della scheda, non so se poi riuscirò a farvela vedere bene, ma penso di sì, è che i connettori sono tutti posti al contrario, cioè trovo un pochino innaturale che la parte della linguetta sia verso la parte del fondo, e quindi un po' complicati da andare a estrarre, soprattutto perché inserire li inserite in 2 secondi. Nel caso come me, in questo caso li ho dovuti anche riestrarre per fare la recensione. È vero che la piastra di carbonio un pochino flette e quindi ci riuscite, però non ho capito come mai li hanno messi secondo me al contrario. Ma poi della parte della scheda elettronica ve ne parlo più tardi, perché anche qui ci sono delle piccole precisazioni da fare. Inizierei quindi col parlarvi degli aspetti comuni di tutti e 3 i pedali. E ragazzi, innanzitutto la leggerezza. Ragazzi, io non posso dirvi quanto è leggero questo pedale. È il pedale più leggero che io abbia mai avuto tra le mani, ma al contempo di una compattezza, di una robustezza, ragazzi, ai massimi livelli. Non fa un piccolo gioco da nessuna parte, ma solo già che ce l'avete tra le mani capite con che tipo di cura sono costruiti questi pedali. Infatti ci sono tutti questi intagli nell'alluminio che vanno ad alleggerire tantissimo la struttura, pur mantenendosi molto molto rigida. Nelle parti dei giunti, in ogni giunto che ha questa pedaliera, ci sono queste sfere a bagno d'olio che aiutano tantissimo quella che è poi la fluidità e la sensazione che avete tra le mani. La parte dei pad dove poggerete i piedi, anche queste tutte alluminio dal pieno, tutte hanno delle regolazioni per poterli spostare più in alto e più in basso, ma non possono spostarsi a destra o a sinistra, lo dovete fare direttamente sul base plate. Altro aspetto che voglio farvi notare, ma in realtà nel tempo che l'ho utilizzata, e qui ragazzi vi dico, parliamo di oltre 2 mesi che io ce l'ho a casa perché l'ho voluta testare, proprio perché è un prodotto nuovo e volevo capire, perché io solo che l'ho tirata fuori un po' sono rimasto sorpreso per la qualità con cui è costruita, ma io continuo a farvela vedere. Ragazzi, una qualità, e giochi da nessuna parte, una volta montata è rock solid. E nella parte dei giunti davanti ci sono questi, vediamo, questi nottolini a brugola che servono, credo, nel caso dovesse iniziare a fare gioco da qualche parte, potete andare a stringere e ripristinare la totalità della solidità del pedale. Tutti i pedali poi hanno la possibilità di essere montati tramite questi fori sotto e si avvitano direttamente sul base plate. Io la cosa anche molto bella che ho trovato in questo genere di progetto è che non c'è bisogno di un controdado, quindi le viti le andrete direttamente ad avvitare sul base plate che è già filettato. In più, la tipologia di fori che sono stati fatti sul base plate e anche sul pedale consentono, come vedete in questo caso io ho fatto passare il cavo del sensore proprio all'interno del pedale e passa all'interno del base plate, quindi in realtà a livello estetico poi del prodotto non avrete nessun cavo visibile perché tutto si connetterà direttamente nella parte sotto senza far vedere nulla. Anche questo a livello stilistico a mio avviso è veramente un pregio. Arriviamo adesso alle peculiarità di ogni singolo pedale. Ragazzi, come vi ho detto, la fluidità di questo pedale è ai massimi livelli. Anche il poggiapiede, come vedete, il tipo di alluminio, la lavorazione, la satinatura molto molto bella. A livello stilistico della forma, guardate, io ho questi poggiapiedi della Sparco, mi ricordano moltissimo quella che è la forma utilizzata da questi, e anche in altri pedali della Tilton utilizzano questo genere di forma qua che a me piace particolarmente. Non è molto grande come appoggio,
ma personalmente con le scarpe nessun genere di problema. Arriviamo al feeling, in questo caso è dato da una molla a torsione. La durezza che ha questa molla l'ho trovata piacevole e non ha nessun tipo di distorsione una volta premuta. Per aumentare la durezza dovrete andare a modificare l'asse di aggancio sul pedale e ragazzi, io lo faccio vedere perché c'è questo nottolino, si fa tutto con le mani, guardate. Come vedete poi questo nottolino ha una sorta, vedete? Ha questo pallino che in realtà va a incastrarsi e va a fermare tutto. Scegliete l'altezza a cui deciderete di connetterlo e naturalmente questa inficerà, io lo riesco a montare anche con le mani così, al volo, ecco qua, e questo inficerà in quella che è la durezza, la percezione di durezza del pedale. A livello di fine corsa, in realtà non ha un fine corsa meccanico in questa parte qua, ma si fa tramite questa ghiera. E questo un po' non l'ho capita come scelta, perché in realtà un pochino accorciare la corsa inficia su quella che è poi la durezza della molla. E quindi un pochino si va a indurire. Per trovare il feeling e la corsa più adatta a voi, dovete un pochino giocare con quelle che sono le altezze e anche la precompressione di questa ghiera che poi deciderà, vedete, se io faccio la sposto tutta da quest'altra parte, in realtà un pochino il pedale si ammorbidirà, ma avrete più corsa. È un tipo di scelta che sinceramente non ho capito, però il dato di fatto è che comunque ho trovato quella che è la regolazione più adatta a me, dando un pochino di precarico perché a me piace la corsa abbastanza breve dell'acceleratore e quindi poi alla fine ho trovato il mio feeling. Arriviamo adesso alla parte della sensoristica. Un sensore di Hall all'interno del perno. E questo quindi consente una lettura molto precisa di quello che è tutto il movimento del pedale. A mio avviso l'inserimento del sensore all'interno di questo cilindro sempre in metallo e quindi che va a creare questa linea su questo pedale, io l'ho trovata ottima e anche bella a livello estetico. Poi naturalmente l'estetica è sempre un discorso personale, ma io ve lo faccio vedere, guardate un po' cos'è questo pedale. Ma poi ragazzi, quanto è leggero, quanto è leggero. Penso per l'acceleratore comunque di avervi detto tutto. Passerei quindi al pedale della frizione. Stesso poggiapiede dell'acceleratore, struttura veramente molto simile a quella che è quella dell'acceleratore, ma in più c'è tutto questo sistema che va a donare, vediamo, molto più duro naturalmente, le molle sono più dure, vediamo se riesco, probabilmente così ci riesco meglio, vedete? Questo feeling con doppio stacco molto marcato. Anche su questo pedale potrete andare a decidere quella che è la corsa totale sempre tramite questa ghiera, ma naturalmente più accorciate il pedale della frizione più si va un pochino a perdere quello che è l'effetto del doppio stacco. In questo caso in più ci sono queste regolazioni, potete alzarlo o abbassarlo per accentuare e decidere un pochino qual è il punto di doppio stacco e anche in questa parte qui è possibile, andando a svitare e montare un pochino più avanti quello che è questo perno, andare un pochino a ammorbidire quello che è l'effetto del doppio stacco. Sinceramente ci sono queste regolazioni, io non le ho toccate perché questa è la configurazione per avere il doppio stacco più definito possibile. E ragazzi, io naturalmente metto con le mani è un po' dura, per questo vi dico che è anche molto presente come, guardate, e poi sentite il rumore, ragazzi, sono anche silenziosi sotto ogni punto di vista e anche in questo caso ragazzi leggerissimo, naturalmente la struttura tutta in alluminio, anche se a questa parte sopra cambia di pochissimo il peso rispetto a suo fratello l'acceleratore, molto bello. Anche in questo caso le molle le ho trovate di qualità, non soffrono di distorsioni in compressione, molto bello. Anche in questo caso la sensoristica posto qui dentro e quindi come ho spiegato per l'acceleratore a mio avviso di ottima qualità e che offre un segnale davvero preciso. Ma anche sulla frizione ragazzi non credo che ci siano altri aspetti di cui parlare, ve la rifaccio vedere un pochino a livello estetico, ecco così forse la vedete completamente, guardate qui, naturalmente manderò tutti i video per farvi vedere i particolari. Ragazzi, vabbè, arriviamo adesso al freno. In questo caso parliamo di un freno idraulico, un sensore di pressione derivazione automobilistica, un sistema idraulico studiato da Conspeed
di derivazione automobilistica anche questo. La cosa bella è che è un sistema totalmente chiuso, non ha bisogno di manutenzione. E che dirvi, anche in questo caso ragazzi, molto bello. Funziona in modo leggermente diverso rispetto a tutti i pedali idraulici che ho provato fino adesso, perché di solito c'era la parte dello slave che andava a tirare, metteva in trazione il perno, che andava praticamente a comprimere gli elastomeri. In questo caso gli elastomeri sono qui dentro, ve lo vado a svitare, ci sono anche le chiavi, vediamo un pochino, sì, ve lo faccio vedere in diretta. Una volta allentato questo, serve questa chiave, vedete, quella che vi ho fatto vedere prima, per andare ad allentare la ghiera davanti. Vediamo se poi, ecco, poi dopo un po' che l'avete allentata si può fare tranquillamente con le mani per una parte, però la chiave vi aiuta. Eccoci qua. E qui all'interno, vediamo se riesco, vedete? Vediamo, adesso vedo di farli uscire. Ci sono degli spessori, eccoci qua, vediamo, e due elastomeri. Allora, vedete? Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ce ne sono due qui all'interno. In questo caso gli elastomeri, a differenza degli altri modelli, vengono spinti e quindi ugualmente compressi, e in questo caso hanno questa forma cilindrica. E questo perché? Perché poi in realtà per il sistema che hanno deciso di utilizzare per dare precarico, adesso ve lo faccio rivedere quando rimonto tutto, vediamo, adesso ristringiamo, vi faccio vedere, ecco qua, diamo anche una strettina con la chiave. A questo punto rimontiamo anche questo perno, che sarà quello che darà il precarico. Vediamo, ecco, a questo punto è arrivato e potete decidere di dare una prima parte di precarico, in modo che andrete già un pochino a precomprimere gli elastomeri e fare anche delle piccole regolazioni di fino, a prescindere poi la tipologia di elastomeri che andrete a montare all'interno. In più naturalmente vi verrà fornita anche una piccola boccettina di grasso per andare a ingrassare un po' il tutto. Questo genere di regolazione personalmente l'ho trovata un pochino macchinosa, anche se una volta poi montato, trovandosi nella parte davanti la ghiera, andare a fare l'ultimo fine tuning di regolazione l'ho trovato molto semplice. Altro aspetto che va poi a modificare drasticamente quello che è l'effetto che avrete al piede, a prescindere gli elastomeri che avrete montato dentro, è questa regolazione qua sul pedale. Più monterete in alto il perno, tutto il sistema, e più il pedale diventerà più velocemente duro e avrà meno corsa a parità di elastomero. Più lo monterete in basso e più acquisterete corsa e si ammorbidirà un pochino. Questo perché naturalmente cambiano le leve in gioco. Più è in basso e più la vostra forza sarà moltiplicata rispetto alla corsa che farà il perno. Personalmente, sempre perché sapete che a me piace una corsa abbastanza breve e dura, ho scelto il penultimo foro. Ma scegliete voi quello che più si adatta alle vostre esigenze. Però questo per dirvi che il livello di fine tuning di questo pedale io l'ho trovato davvero davvero ottimo. E in più posso tranquillamente dire che in questi 2 mesi in cui ce l'ho avuta montata, nessun tipo di perdita da nessuna parte. Vede Mario, dipende da quale angolazione noi le valutiamo queste teorie, perché la Chiesa di oggi Fa parte di quei pedali, a mio avviso, costruiti veramente veramente bene. In più ve lo faccio rivedere anche a livello estetico. Totalmente, ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate, anche nei commenti. Io sono curioso di capire, anche mentre state guardando il video, cosa pensate a livello estetico di questa pedaliera. Poi dite che io mi fumento. Ragazzi, non lo so. Io in più ce l'ho qui tra le mani, quindi ho proprio l'effetto di toccarla. Ragazzi, anche detto 2 mesi, nessun graffio, nessun niente da nessuna parte. Quindi anche a livello di materiali non ha preso gioco da nessuna parte, nulla. Anche in questo caso, come vedete, cuscinetti anche nella parte del freno. Fatemi sapere voi cosa ne pensate.
Ma adesso altra cosa importante è la parte del software. Hanno creato un'applicazione che è in continuo aggiornamento, infatti anche da quando io l'ho ricevuta e ce l'avevo in testa mi hanno dato dei piccoli aggiornamenti, tra cui un nuovo sistema per creare una frizione con doppio stacco come ci sono quelle sui volanti. Sono rimasto anche per che cosa sono andati a inventarsi, l'ho trovata veramente molto ingegnosa, ma per questo ho fatto un video per voi. Arriviamo adesso a quello che è il Conspeed Calibration. È un software in continua evoluzione, vi dico già che da quando ho la pedaliera già mi hanno mandato un aggiornamento con una feature veramente molto interessante, ma di base la calibrazione per questa pedaliera è molto semplice. Ci sono, come vedete da questa parte, la possibilità di settare il minimo di ogni pedale. Vedete, questo è il pedale dell'acceleratore, io clicco Set Min e avete calibrato il minimo. A questo punto premete tutto il pedale dell'acceleratore, cliccate Set Max, anche in questo caso se vorrete potrete non premere totalmente il pedale e avrete settato il massimo del pedale. Eccoci qua. A questo punto fate la stessa cosa con la frizione. Appoggiateci leggermente il piede, cliccate Set Min, premetela totalmente e cliccate Set Max. A questo punto avrete settato anche il pedale della frizione. Per quanto riguarda il freno, vi consiglio: appoggiate leggermente il piede e cliccate Set Min. Premete con quella che volete sia la massima forza per questo pedale e cliccate Set Max e a questo punto avrete regolato il vostro freno. Adesso vi faccio vedere anche il tipo di segnale e di precisione del sensore. Sono io che non riesco a stare completamente fermo, però vedete che è molto preciso. Idem per quello che riguarda acceleratore e frizione. Vedete, sono perfetti, un segnale molto pulito, ma anche dalla tipologia di sensori utilizzati. E come vi dicevo, la feature che hanno aggiunto adesso per questo genere di pedaliera è la possibilità di settare una frizione con doppio step, anche senza avere le doppie frizioni sul volante. In realtà ve la spiego velocemente. Avete la possibilità di settare la quantità di segnale che verrà tolto istantaneamente appena rilascerete la frizione e la quantità di segnale con cui poi piano andrà a scendere, e in più anche avete la possibilità di settare i millisecondi di ritardo rispetto a questa operazione. A questo punto andrete anche a settare il pulsante sul vostro volante. A questo punto come funziona? Premete sul pedale della frizione, tenete premuto il pulsante che avrete scelto, lasciate velocemente la frizione, vedete? Tutto in automatico vi creerà il primo stacco in cui il rilascio della frizione avverrà in maniera netta e poi piano andrà a scendere a seconda dei millisecondi che avrete scelto. Una feature molto carina, stanno piano sviluppandola sempre più. Contate che ancora sono queste le versioni beta di questo software, ma effettivamente è veramente un tipo di feature molto interessante. Sulla parte destra poi c'è anche la possibilità di andare ad impostare le vibrazioni sui pedali. Al momento nella versione di pedali che mi è stata mandata non ci sono, ma sono un optional, e andate sempre a vedere il tipo di versione di firmware che io ho, in questo caso la 1.81, e come software la versione 1.86. Ma penso, per quanto riguarda il programma di calibrazione, di avervi detto tutto. Ragazzi, bentornati. Spero abbiate capito quali sono le potenzialità di questo prodotto anche tramite il loro software. Io trovo molto bello in queste nuove aziende capire dove vogliono spingersi, che cosa di innovativo vogliono portarci nel mondo del sim racing, perché poi abbiamo tanti prodotti, però a mio avviso ognuno porta un miglioramento che potrebbe essere utile per quello che sarà anche il futuro dei nuovi prodotti che arriveranno. Naturalmente, essendo un pedale idraulico, funziona con un sensore di pressione di livello automobilistico, e la cosa carina è che, essendo poi il progetto della parte anche dello slave e del master un progetto Conspeed, hanno creato un sistema per non andare a sovraccaricare quello che è il sensore di pressione, e quindi creare una sorta di membrane che vanno a massimizzare quella che è la forza che riceverà il sensore di pressione, ma non supererà mai
il suo limite, e questo ne vale per la longevità di questo prodotto. A livello elettronico poi utilizza una scheda a 12 bit, quindi 4096 punti. Naturalmente l'avete vista anche quando vi ho fatto vedere il software, e la scheda è posta qui sotto. La cosa carina è che, come vedete, ci sono molteplici ingressi. Questo perché in realtà questo diventerà il centro di controllo di quello che è l'ecosistema Conspit. Questa pedaliera in futuro riceverà un sistema di vibrazione, potrete connettere anche direttamente il freno a mano e presto arriverà anche qui sul canale, ma come dico sempre bisogna vederla in azione, e ho fatto un video per voi. Ragazzi, bentornati, arriviamo alle conclusioni finali. Ringrazio Conspit. Naturalmente io gli ho fatto il filo per un po' di tempo perché era un'azienda che io avevo tocchiato già da qualche mese, proprio per aspetto esteriore che avevano i suoi prodotti, ma quando l'ho ricevuto a casa e l'ho scartato, ragazzi, gli ho mandato subito un messaggio perché a livello estetico si è unita una costruzione, un livello di cura nel dettaglio, nel minimo dettaglio, nella costruzione, nell'assemblaggio di altissimo livello. Ragazzi, non ve l'aspettate questo genere di livello, soprattutto quando vi dirò il prezzo. Sono stato anche contento di aver ricevuto anche aggiornamenti di quello che è il software, perché i ragazzi stanno in continuo movimento nel migliorare il loro prodotto, ma personalmente problemi zero. Ragazzi, zero. Io in questi 2 mesi, e l'ho usata in maniera intensiva per quello che può essere il mio utilizzo, zero problemi né di software, né sui potenziometri, né sul sensore di pressione. Ha funzionato sempre in maniera perfetta. In più il feeling. Acceleratore. Sono riuscito tramite le regolazioni a trovare quello che è il mio feeling, anche se avrei preferito qualche regolazione in più o regolazioni fatte in un modo differente. La frizione, ragazzi, ottima. Un doppio stacco nitido. Anche lì ci sono poche regolazioni, però devo ammettere che in queste poche regolazioni c'è un effetto di base nitido, e per me è quella la parte principale. E anche per il sistema che dona questo doppio stacco, ottima quella che è la parte in fondo, che dona un controllo nel primo stacco eccellente. Quindi anche nelle partenze, che è uno dei punti in cui in realtà effettivamente poi andiamo a utilizzare di più quelli che sono questi sistemi frizione, perfetto. Il freno, ragazzi, le pedaliere idrauliche sono la mia passione. Adoro questi effetti, e questa, a mio avviso, si colloca al pari di quelli che sono i miei pedali preferiti. Naturalmente poi dipende dall'elastomero che si monta, perché gli elastomeri con cui mi era stata montata erano troppo morbidi, e quindi subito avevo capito il potenziale, ma non mi era piaciuta particolarmente questa corsa così lunga. Sono andato a cambiarli mettendo quelli più duri, andando a dare anche un po' di precarico, quindi per rendere la corsa come piaceva a me. Ho alzato anche la parte del perno al penultimo foro, e questo ha creato
l'habitat adatto per anche trovare le mie performance e un ottimo gusto di guidare qualsiasi auto. Poi ragazzi, il livello estetico, detto, io non lo voglio giudicare mai, ma in questo caso ditemi voi che cosa ne pensate. Ditemi voi che cosa ne pensate. Se devo entrare nello specifico di quello che può essere qualche lato negativo, in primis è quello che vi ho spiegato all'inizio, il fatto che la scheda, secondo me, hanno deciso di montarla al contrario e quindi i connettori sono un po' scomodi quando li dovete togliere. E altro aspetto è che in realtà i pedali di base non sono regolabili nell'inclinazione e quindi dovrete inclinare tutto il piano. A mio avviso questo potrebbe essere un limite per determinate postazioni, ma forse quelle postazioni che probabilmente non reggerebbero neanche le prestazioni che potrebbe avere questa pedaliera. Comunque, per poterla sfruttare al meglio necessita una postazione di un determinato tipo e che offre un tipo di regolazioni di massimo livello, e quindi il pedale risulta praticamente nella sua posizione normale perfettamente perpendicolare. A me piace, io li utilizzo così, anche i miei, anzi di solito i pedali quando vi arrivano a casa di altre brand vi arrivano così e io li riporto tutti in questa posizione. Questo anche perché rivolti sempre un pochino in avanti, sempre per una questione di leve, di posizione, se avete la posizione adatta, offrono la possibilità di poter sfruttare molto di più la vostra forza a parità di sforzo. Ma a questo punto ragazzi voglio sapere voi nei commenti che cosa ne pensate. Io ogni volta mi fomento, ma ditemi voi che ne pensate di questo prodotto. E il bello ragazzi è che mi sta arrivando anche un freno a mano, mi sta arrivando anche la loro pedaliera a cella di carico. Ma arriviamo quindi adesso al prezzo. Ragazzi, al momento non c'è un distributore europeo, si può acquistare soltanto direttamente da loro in un sito, io lascerò tutti i link in descrizione, in cui vi consiglio di utilizzarlo tramite Google in modo che avete anche il translate perché è in cinese, nel caso decidete di acquistarla, e arrivata a casa dovreste stare tutto compreso intorno agli 800-850 euro, 900 euro, la 3 pedali col base plate. Non lo so, ditemi anche voi cosa ne pensate di questo prezzo. Io quando l'ho saputo sono rimasto basito. Naturalmente in descrizione metterò il loro sito, ma visto che la recensione la sto preparando adesso, ma so che stanno in cerca di distributori europei e anche italiani, e quindi naturalmente a seconda di quando guarderete il video vedrò di tenere sempre aggiornati quelli che sono i link per poterla acquistare. Ragazzi, io spero che la recensione vi sia piaciuta. Spero anche che abbiate apprezzato come me questo prodotto nuovissimo nel mercato, perché sono sicuro che lo conoscevano in pochissimi. Ho conosciuto un ragazzo che quando ho mandato una mezza foto l'ha riconosciuto, ma penso che questo brand non lo conosca quasi nessuno. Eppure ragazzi, guardate che prodotto ha fatto. E sono veramente contento che abbiano scelto il mio canale per la loro prima presentazione a livello mondiale. Con questo ragazzi vi ricordo sempre MDS Simparts, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel like anche lì. Ragazzi, tutti questi sforzi meritano un like anche a questo video, meritano un'iscrizione al mio canale per chi ancora non è iscritto. Ci vediamo alla prossima review. Ciao!